Ciao a tutti, io sono Luca e questo è Running Experience. In questo video vi parlerò dell'analisi gara, che è fondamentale. Sia che noi riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo in gara, sia che noi lo manchiamo, è importante cercare di capire se noi abbiamo corso nelle condizioni migliori e se il nostro risultato può essere condizionato da cause esterne. In questa maniera possiamo migliorare il nostro allenamento e possiamo essere più preparati per la prossima gara. Ho quindi preparato una piccola paginetta all'interno della quale sono elencati gli aspetti principali da andare ad analizzare e sono quelli che prettamente analizzo io. Eccoci qui. Come detto, l'analisi gara è fondamentale sia se l'obiettivo è stato mancato, sia se l'obiettivo è stato raggiunto. Partiamo appunto dall'obiettivo. Questo deve essere in linea con il nostro livello, il nostro stato di forma, la tipologia della gara e deve essere anche in linea con quelli che sono gli altri partecipanti. Quindi, per esempio, se noi corressimo una gara di 10 km su terreno sterrato con tanti sali e scendi, è difficile che potremmo fare il nostro personale. Di conseguenza dovremmo adeguare il ritmo rispetto a quel contesto e al nostro stato di forma. Se noi dovessimo correre una gara molto partecipata, come per esempio l'Appia Run che io ho corso, dove hanno partecipato atleti elite e campioni italiani, non avrei mai potuto pensare di arrivare ai primi posti. E infine, se il nostro livello non è più quello dell'anno precedente, per esempio perché torniamo da un infortunio o da un lungo stop, chiaramente dobbiamo adeguare il nostro obiettivo allo stato attuale di forma. Quindi, dopo aver definito un obiettivo coerente, andiamo a effettuare la nostra gara e dopo l'analisi dovrà andare ad analizzare sia il contesto, sia il riscaldamento, sia la gara stessa. Il contesto perché, come detto, il percorso può essere una variabile importante. Il clima, il caldo, la pioggia, la grandine, il freddo possono condizionare molto il nostro ritmo. E infine anche il pubblico. C'è chi ama il pubblico e quindi riesce a dare il meglio di sé e chi invece il pubblico lo spinge a superare il proprio limite e quindi poi a calare nel finale. L'analisi di riscaldamento invece è importante per capire se ci siamo allenati un tempo sufficiente e abbiamo effettuato le giuste variazioni di ritmo. Infine, l'analisi della gara dovrà tenere conto del nostro stato di forma, della concentrazione se siamo riusciti a mantenerla per tutta la gara, del ritmo che abbiamo tenuto in gara e dell'integrazione sia per quanto riguarda l'acqua sia per quanto riguarda eventuali gel che abbiamo effettuato durante la gara. Per rendere tutto più chiaro vi farò un esempio. Qualche giorno fa ho corso la mezza maratona del lago del Turano e il mio obiettivo era quello di correrla sotto i 4 minuti al chilometro. Ho scelto questo ritmo perché la settimana precedente avevo corso l'Appia Run, una gara di 13 km su percorso impegnativo, e l'avevo corsa più o meno a quella velocità. Alla fine di quella gara sapevo che sarei potuto andare più veloce. Inoltre, quella settimana avevo corso ben 125 km, quindi avevo le gambe molto stanche. Nella settimana invece precedente a questa mezza maratona ho scaricato e quindi ho pensato che quel ritmo l'avrei potuto tenere. E infatti è stato così. Però andando ad analizzare i 3 punti, vedrete che sarei potuto andare molto meglio. Dunque, analizzando il percorso è stato difficile, mi aspettavo leggermente più facile, però non ha inciso così tanto per quanto riguarda il ritmo che ho tenuto. Il clima sicuramente un po' ha inciso perché faceva molto caldo, veramente tanto caldo, non me l'aspettavo sinceramente, e il pubblico era molto poco perché chiaramente è una gara corsa su un percorso molto particolare, molto naturale, anche se per alcuni tratti si passa in città, e quindi il pubblico non ha inciso tanto. Per quanto riguarda il riscaldamento, penso che questa sia stata la chiave del problema che ho avuto al bicipite femorale destro. Infatti, a un certo punto durante la gara ho sentito un fastidio al bicipite femorale destro e non sono riuscito più ad accelerare, anzi il ritmo è continuato a calare, e questo è stato causato secondo me dal riscaldamento che non ho completato in maniera adeguata. Perché? Perché non ho corso abbastanza in termini di tempo e, ancora più importante, non ho effettuato delle variazioni di ritmo sufficienti, quindi non ho raggiunto poi delle velocità che hanno permesso di scaldare il mio corpo a livello adeguato a percorrere i diversi chilometri a velocità elevata. Infatti i chilometri iniziali sono andato molto veloce perché il percorso era in discesa e lì probabilmente ho avuto il problema al bicipite femorale. Per quanto riguarda poi l'analisi della gara, bisogna analizzare chiaramente lo stato di forma, perché può essere che il giorno della gara non siamo in
una forma ottima. Per quanto mi riguarda, il livello di forma era molto buono. La concentrazione invece un pochino è mancata, ho avuto degli alti e bassi, all'inizio anche perché ero da solo durante il percorso e successivamente perché appunto ho avuto quel fastidio che mi ha condizionato la gara, e vedendo che Fabio, che mi precedeva, prendeva il largo e si allontanava sempre di più, mi ha un po' demoralizzato. Il ritmo che ho ottenuto all'inizio è stato un pochino più veloce di quello previsto, però mi sentivo in gran forma e quindi probabilmente è stato quello corretto da mantenere. Successivamente, come detto, ho cercato di mantenere un ritmo costante, ma non ce l'ho fatta per il problema, quindi mi sarei dovuto impegnare di più a mantenerlo, ma non ce l'ho proprio fatta. Ultimo punto, l'integrazione. Dal punto di vista idrico probabilmente avrei dovuto bere un pochino di più perché faceva caldo. Dal punto di vista invece dei gel, ho utilizzato i gel previsti e quindi non ho avuto problemi in tal senso. Se vi sta piacendo il video, iscrivetevi e mettete mi piace. Pubblicherò 3 volte a settimana contenuti di questo tipo, tabelle, gare, consigli, e se attivate le campanelle potrete essere costantemente aggiornati sull'uscita di questi video. E adesso torniamo all'analisi della gara. Come detto, è molto importante analizzare la gara, sia se va bene sia se va male, perché c'è sempre da migliorare e dobbiamo essere realisti e coerenti perché il vantaggio è solo nostro. Non dobbiamo dare la colpa alle buche, alle salite, alle discese, alla scarpa troppo stretta, al nostro avversario che ha tagliato. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, dobbiamo capire dove possiamo migliorare. Io per esempio, sempre nella precedente gara, mi sono accorto che ho avuto un po' di difficoltà a tenere dei ritmi elevati per una gara appunto di 21 km. Questo perché? Perché ho corso soltanto 2 volte ripetute da 3 km e una volta ripetute da 2 km. Questo perché? Perché la gara obiettivo in realtà è a maggio, questo era un test per verificare il mio stato di forma, lo stato di forma è buono e chiaramente se mi fossi riscaldato bene probabilmente sarei arrivato primo, probabilmente non mi sarei infortunato, infatti ho questo problemino alla coscia, speriamo che passi presto, perché appunto la domenica successiva alla gara dovrò correre 3 volte 5.000 metri e quello sarà un bellissimo allenamento che mi aiuterà sicuramente a mantenere il ritmo per lunghe distanze. In conclusione, i vantaggi dell'analisi gara sono molto importanti, ci consentono di migliorare sotto ogni punto di vista, a partire dall'allenamento, capiamo magari quelli che sono stati i nostri problemi durante la gara e quindi possiamo migliorarli durante l'allenamento, per esempio l'andatura in discesa, oppure l'approccio alle salite, oppure il mantenere un ritmo elevato per lunghe distanze. E poi ci consentirà anche di analizzare meglio il contesto di una gara, quindi sia il percorso, in particolare l'altimetria, ci consentirà di analizzare anche il tempo, quindi capire se c'è sole, se fa caldo, se piove, se grandina e quindi poi regolarci di conseguenza. E infine in gara. In gara per esempio analizzeremo la concentrazione, che quindi verrà allenata durante gli allenamenti e mantenere durante un allenamento la concentrazione elevata ci consentirà di mantenerla più facilmente in gara. Oppure anche l'approccio, magari noi possiamo partire ad un ritmo troppo elevato in una gara e questo appunto può condizionare poi la seconda parte della gara stessa e quindi nella gara successiva magari possiamo partire un pochino piano. Oppure, come è successo a me nella gara precedente durante l'Appian Run, sono partito troppo lentamente, sarei potuto partire più veloce, ma non conoscendo il mio stato di forma ho preferito partire più piano. In questa gara invece sono partito a un ritmo elevato, forse leggermente più forte di quello ideale, ma comunque un ritmo migliore di quello precedente. E con questo vi saluto, ciao a tutti e buone corse!